Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet to Asian Food. Oggi prepareremo un piatto della cucina indiana, o meglio del nord dell'India, chiamato pollo alla korma, più comunemente conosciuto come pollo al curry. È un piatto di per sé facile da preparare, ma come spesso succede nelle ricette della cucina indiana, comprende molti ingredienti e soprattutto molte spezie che bisogna sapere dosare. Adesso vi elenco tutti questi ingredienti e poi ci mettiamo all'opera. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta. Come vedete sono innumerevoli, ma adesso ve li elenco ad uno a uno e chiaramente poi li potete trovare in descrizione. E cominciamo con l'ingrediente chiaramente fondamentale, il pollo. In questo caso utilizzeremo 4 sovraccosce di pollo, ma che potremo sostituire con 4 cosce di pollo oppure con dello sminuzzato di pollo. In questo caso chiaramente il tempo di cottura cambierà. Per quanto riguarda gli ingredienti freschi avremo bisogno di un cucchiaio di zenzero tritato, un cucchiaio di aglio tritato, un cucchiaino di peperoncino tritato e un cucchiaino di concentrato di pomodoro. 3 scalogni di medie dimensioni affettati finemente, una piccola mela sbucciata e tagliata in cubetti, 200 g di yogurt al naturale, 200 g di latte parzialmente scremato, 2 cucchiai di burro. Per quanto riguarda le spezie, avremo bisogno di un cucchiaio di curry madras, mezzo cucchiaino di curcuma, un cucchiaino di cardamomo verde macinato, un cucchiaino di semi di coriandolo macinati e mezzo cucchiaino di cannella in polvere. Una manciata di uva sultanina mescolata a grani di vostra scelta, ad esempio mandorle, semi di zucca o anacardi, una manciata di foglie di coriandolo per decorazione. Questi 2 ingredienti sono facoltativi. Un po' di farina bianca, sale e pepe quanto basta. Per il riso avremo bisogno di 180 g di riso basmati, 135 g di latte di cocco, 135 g di acqua, un pezzettino di zenzero tagliato a metà e un po' di sale. Benissimo, adesso che abbiamo tutti gli ingredienti pronti, possiamo cimentarci nella preparazione di questa ricetta che divideremo in 3 fasi. La prima, ovvero la preparazione del riso al cocco e zenzero che utilizzeremo come accompagnamento. La seconda, ovvero la preparazione della vera e propria ricetta del pollo alla korma. E il terzo punto, ovvero l'impiattamento. Non c'è tempo da perdere, mettiamoci al lavoro. Bene, per iniziare cominceremo con la ricetta del riso. Prima cosa da fare, lavaggio del riso basmati per eliminare l'amido in eccesso. Quindi munitevi di una bacinella e di un passino, aggiungete il riso, acqua fredda, con movimenti non troppo rudi mescolate il riso in modo da fuoriuscire l'amido in eccesso. Come vedete l'acqua diventa molto torbida, scolate, eliminate l'acqua e ripetete l'operazione per altre 2 volte. Una volta lavato il vostro riso, cominciamo la cottura. Andate a metterlo nella vostra cuociriso. Aggiungete i liquidi, ovvero 135 g di acqua e 135 g di latte di cocco. Come si fa a misurare? Noi abbiamo 180 g di riso, dobbiamo aggiungere 1,5 volte il suo peso in liquido, quindi 270 g, che divideremo in 2, 135 di acqua e 135 di latte di cocco. A questo aggiungeremo il pezzettino di zenzero, che servirà per l'infusione, mescoliamo il tutto, aggiungiamo un pizzico di sale, chiudiamo la cuociriso e lanciamo la cottura. Potremo chiaramente cuocere il nostro riso anche con l'utilizzo di una normale pentola a fondo spesso, facendo chiaramente attenzione alla cottura e tenendo il fuoco molto basso. Ci vorranno in ogni caso 20 minuti affinché il nostro riso sia cotto a puntino. In questo lasso di tempo ci metteremo a preparare il nostro pollo alla korma.
Bene, per cominciare scaldiamo la nostra padella col fondo antiaderente e andiamo a infarinare il pollo. Una volta ben calda la padella andiamo ad aggiungere un cucchiaio di burro. Una volta burro sciolto aggiungiamo i nostri pezzi di pollo infarinati dalla parte della pelle e cominciamo a cuocere bene il pollo in modo che sia ben dorato, aggiungendo chiaramente un po' di sale e pepe. Dopo qualche minuto giriamo il pollo per colorarlo anche dall'altro lato. E continuiamo la cottura per altri 5 minuti. Una volta il pollo cotto anche dall'altro lato, togliamolo e posiamolo in un piatto. A questo punto eliminiamo il grasso in eccesso della padella e diamole una veloce pulita con un pezzo di Scottex. Benissimo, adesso aggiungiamo il cucchiaio di burro che ci rimane. Facciamolo sciogliere. E aggiungiamo lo scalogno. Dobbiamo cucinarlo per più o meno 3 minuti, in modo che sia un po' caramellato. Arrivati a questo punto, spingiamo lo scalogno da un lato della nostra padella e aggiungiamo gli altri ingredienti crudi: lo zenzero, l'aglio e il peperoncino e continuiamo la cottura per un altro minuto. Arrivati a questo punto, abbassate il fuoco, spingete il nostro ingrediente fresco, quindi scalogno, peperoncino, zenzero e aglio, da un angolo e aggiungiamo le spezie: il curry, il cardamomo, il coriandolo, la cannella e la curcuma e mescoliamo velocemente in modo da non bruciare le spezie. Questa operazione serve per tostarle e sprigionare tutti i loro aromi. La cottura deve essere estremamente veloce. A questo punto aggiungiamo il nostro latte. Questa sarà la base della nostra salsa. Lasciamo cuocere per circa 5 minuti. Benissimo, dopo 5 minuti possiamo aggiungere il nostro concentrato di pomodoro che servirà per il colore. Ovviamente sale e pepe. Mescolate bene e andiamo ad aggiungere il pollo che prima avevamo scottato. A questo punto mettiamo un coperchio e lasciamo cuocere per circa 15 minuti. Nel frattempo il nostro riso basmati sarà cotto, quindi andiamo a controllarlo. Eccolo qua, bello fumante. Gli diamo una veloce mescolata delicatamente. Come vedete è tutto sgranato e ha assorbito totalmente il liquido. Una volta fatto questo è pronto e possiamo lasciarlo riposare al caldo. Dopo circa 10 minuti di cottura togliamo il coperchio. Come vedete la salsa si sarà piuttosto ridotta. Andiamo a togliere i nostri pezzi di pollo e posarli sempre in un piatto in parte.
Andiamo ad aggiungere il nostro yogurt. La nostra mela a dadini, la nostra uva sultanina con i vari grani e aggiungiamo un goccetto d'acqua. Mescoliamo bene, abbassiamo il fuoco, andiamo a riaggiungere il nostro pollo. Copriamo e andiamo a ultimare la cottura per altri 5 minuti. Allora, passato questo tempo, il nostro pollo dovrebbe essere pronto. Chiaramente controlliamo la cottura del pollo, molto importante. Condiamo un po' con la salsa, in caso dovesse mancare un po' di sale, o se la mela non dovesse essere troppo zuccherata, si può anche aggiungere un pochino di zucchero. In ogni caso, conditela a vostro gusto e siamo pronti per impiattare. Benissimo, siamo arrivati al momento dell'impiattamento, della suggestione di presentazione, come si dice in gergo. Allora, le cose sono molto semplici, come vedrete non faremo niente di spettacolare come al solito, ma una semplice presentazione sobria da poter preparare facilmente anche a casa. Cominciamo con posare il riso sul piatto. Allora, utilizziamo una coppetta da riempire di riso ben pressato per poi dare una forma di mezza sfera. In questo modo. Posiamo 2 pezzi del nostro pollo. E per finire aggiungiamo un po' della nostra salsa. Andiamoci un po' abbondante perché è molto buona mangiata con il riso. Ultima operazione, opzionale ma che dà comunque profumo, gusto e colore, qualche foglia di coriandolo sparsa qua e là. Volendo possiamo anche abbellire con una striscia di paprika rossa qui in parte. Bene, non mi resta che augurarvi Acibuk, buon appetito! Fatto! Ecco finito anche questo nuovo piatto, questo piatto della cucina indiana, il pollo alla korma, che come avete visto non è complicato da fare, si tratta solamente di dosare bene le spezie e di stare attenti in cottura a non bruciarle perché sono delicate. Per il resto è un gioco da ragazzi. Il riso chiaramente è facoltativo, però siccome io trovo che ci accompagni bene, ve l'ho proposto e ve lo consiglio. Per il resto, sapete che è una ricetta si può abbastanza variare, infatti il peperoncino può essere diminuito o addirittura eliminato, e la parte dolce, quindi la mela oppure l'uva sultanina mescolata ai grani, possono essere aggiunte o tolte, aumentate o diminuite a seconda dei vostri gusti, se vi piace il dolce salato o meno. Bene, in generale spero che questa ricetta come al solito vi sia piaciuta, che vi sia riuscita bene, che chi la assaggerà insieme a voi la apprezzerà e mi auguro che possiate continuare a seguirmi nel canale Guru Made Asian Food. Ciao a tutti e alla prossima!